Sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Ingredienti per preparare una torta con pasta frolla o una crostata, ma più che crostata oserei dire che preparo una torta con ricotta e cioccolato. Ho già preparato la base, adesso poi andrò a punzecchiare. Mi servirà mezzo bicchiere di zucchero, della ricotta, 2 uova, volendo si può grattugiare del limone, io vado a mettere un po' di essenza di vanillina. Procedo. Intanto faccio bene aderire in una teglia scelta o a cerniera, io preferisco questa perché poi la andrò a togliere, la sto preparando per una festa che porterò stasera. È facile e veloce. Ok, fatto aderire bene i bordi, che quando lo andrò a sfornare rimane con le onde. Possiamo usare qualsiasi tipo di teglia. Adesso andrò a sbattere le uova. Iniziamo con emulsionare per un paio di secondi con un frustino, con una forchetta, non serve lo sbattitore elettrico. Le uova, vado ad aggiungere mezzo bicchiere di zucchero, si può mettere sia di canna che zucchero bianco, io preferisco sempre lo zucchero di canna. Un paio di secondi e poi vado a miscelare insieme la ricotta. Nel frattempo, prima che mi dimentico, perché a volte mi succede sovente, vado a bucherellare un po' i laterali perché non andrà abbassata, la lascio a mo' proprio di torta, questa bella pasta frolla. Schiaccio bene, metto da parte. Prima di versare la ricotta nel composto vado a schiacciarla con la forchetta. Velocemente, è molto semplice, buona, veramente gustosa, fatta tante volte, è un dolce apprezzato da tutti. Adesso ecco qua, passo la ricotta direttamente sull'uovo emulsionato con lo zucchero. Ho grattugiato mezzo limone, puliamo bene il piatto. A questo punto emulsioniamo uovo e ricotta, un paio di secondi che si insaporisce e si amalgama bene. Questo è il composto che viene fuori, non deve essere fine fine. Cosa facciamo adesso? Andiamo a versare un po' di cioccolata, ne lascerò un po' per mettere poi nella parte superiore. Quando ho terminato mischio bene, emulsiono bene tutto. Nel frattempo, se la ricetta vi piace, condividete, come sempre vi chiedo un commento che è sempre molto ben gradito e aiuta anche a far crescere il mio canale. Guardate che bello. Adesso verso il composto nella teglia. Pronto il composto, lo andiamo a versare nel centro e poi distribuiamo, non mi viene oggi il termine, bene con una forchetta. Ok, messo tutto, andiamo a distribuire il composto ricotta e cioccolato, una delizia veramente per il palato. Ok,
Allora, con la cioccolata che è rimasta, vado a spennellare bene i bordi con un po' di latte e un po' di acqua e andrò a attaccare la cioccolata. Adesso vi mostro. Vado a spennellare i bordi che sono rimasti alzati per bene così fino al termine. Prendo dei pezzetti di cioccolato e li attacco con la mano ai laterali. Possiamo anche prendere le pepite di cioccolato, quello che desideriamo. Se cade un po' di lato va benissimo, un po' più piccolo, un po' più grande, fino al termine. Allora, non so se si può notare tutta la cioccolata, pezzetti più piccoli, più grandi nei bordi. Volendo si possono mettere anche delle noci, ma io proseguo con la cioccolata. Ne è rimasta un po', sempre facoltativo, possiamo terminare e metterla sopra. Se non è rimasta va già bene così, perché la cioccolata è all'interno. Io termino tutto. Adesso vado a mettere in forno già preriscaldato 170-180 gradi per 25-30 minuti. Poi vedremo i bordi. 180 per 30-35 minuti nella parte inferiore del forno. Nel frattempo ho sfornato la torta con ricotta e cioccolata fatta sempre in mattinata da portare via. Andate a seguire la ricetta, la troverete sul mio canale. Facile, profumata, perfetta per ogni occasione. Alla prossima!